Io so come Antonietta e so in Piesa. Quando mi domandano cosa vai tu, non so come cosa rispondini, perché io sono nata a uso Bardaroccolo, ando e torno tutta la vita, da quando ero minore, 15, 15, faccio un sacco di cose, un bel di volte senza pruvetto, anzi quasi mai, quasi sempre senza pruvetto per me, però è come che le cose di va mi pongono in vatto. E forse è per questo che non ho mai manco pensato ai figlioli. Perché io sono convinta che quando uno arreca al mondo una creatura, gli dà tutto il suo tempo, tutta la sua attenzione, tutte le cose possibili e tutte le altre cose passano da reto. Ed io per i figlioli avrei dovuto rinunciare a troppe cose che invece mi interessa portare davanti. Non sono stata in grado di sciorare questa cosa, di decidere di lasciarmi tutte le spalle per delle figliole. Ancora perché sono convinta che non tutte le persone siano nate per i figlioli, per essere mammi o babbi. Anzi, uno si figliola in tondo e si rende conto che un sacco di gente che purtroppo ha recato al mondo delle figliole non li sa tenere. E queste creature sono poco disgraziate un bel di volte, o abbandonati o maltrattati o comunque non hanno tutta l'attenzione e le cure che dovrebbero avere. Solo questo ci dovrebbe bastare per renderci conto che questa idea che per forza dobbiamo essere delle figliole perché sennò è inutile che siamo al mondo, perché quasi è questa la mentalità, è appunto solo una mentalità, completamente sballata, non esiste. E un momento, un bel anni fa, si era sposata una mia amica, cioè era una stella che giocava insieme la carriera. Si era sposata e da subito gli ha detto, io vidoli non ne odo. E questa cosa era uno scandalo. E come non fai vidoli? Ti sei sposando per non fare stedi. E lei dice, sì, non ne odio di stedi, non mi sento pultata. Era una cosa, lei ha criticata bello. Ed io, ancora se non ero tanto manna, dicevo, ma perché le ti di criticani? Ha ragione, se offende la sua famiglia, se non beh, è lo che vuoi, cosa è ti di? È un'abitudine questa cosa, una cosa che ci hanno veramente inculcato, che non ha senso. Ancora perché, eh, allora, io video non ha avuto, però, e non ne ho, e non ha voluto, forse vaglio pensato da ella qualche sera, poco, sperando che era femmina, perché quelli mascetti non riesco saputo manco come vani. A della verità e tutti questi problemi che mi punia, questa grande paura che io della maternità, e perché solo l'idea di filmare incinta tremaso da ti mia tutto e ho sempre pensato pure di non essere brava a educare un figliolo. Alla fine tutte queste cose ti dicono no, non è chissà la tua strada, non sei adatta. Tu rende quello che era dicendo, però non è che perché sono stelle non mi piacciono, anzi, mi piacciono a bello, vigliocco, candulico, mi s'abre il cuore. So come materna, è che non so come mammifera. Non lo so così non si possa dire così. In Timpiesu si tratta la parola vacantia, pa indicare una persona che non ha avuto figli. È una parola bruttissima, perché vacantia vuol dire boita. Ma se è una cosa che una parola che non mi riguarda è proprio questa boita. La mia età è pienissima ed è un dentro di me, so che ancora più piena. Quindi, altro che vacantia, ancora perché le persone poni non essere mammi fisicamente, ma poni essere mammi di una marea di cose. Perché tutte le cose che famo e non solo le piccole cose o le cose manni artistiche, ecco, chiamiamole così. La mia vita è piena di queste cose, però tutte le opere che noi vediamo sono nostri figlioli. Hanno una vita che dipende da quello che noi gli poniamo dentro, faeddani a calidi, o cali tocca, a ca va che fa.
sono nostri vidoli che piddani lu che noi l'abbiamo posto dentro e lu che noi stessi siamo. E quindi è come che so mamma di un sacco di cose. E i miei vidoli che non so steddi, faidano in un modo diverso. Se ne andano in giro per il mondo in un modo diverso. E hanno un sacco di cose di dire a tessi. E tanto come si va a dire vacantia. Non esiste proprio. Certo che non posso dire nemmanco che, nonostante la mentalità e tutto canto, non posso dire nemmanco che sia stata la mia famiglia a farmi pressioni in un modo o l'altro, perché il mio parentado va passoni che hanno avuto vidoli, passoni una valca di vidoli puro, ho qualche parenti proprio che hanno avuto una marea, pure 13, di fronte a me vi sta già una famiglia con 15 vidoli, vi stanno ancora l'ultimi. Aggio parenti che non sono riusciti ai fidoli con grande dispiacere, insomma esempio ne agli avuto di Dugna Scera. Quindi non è che agli avuto proprio pressioni familiari, no, è andata così. Però mi sono vista col tempo che quando le cose andano in un certo modo, non è per caso. Siamo noi che senza manca vi decini li ve mandare in questo modo. Io posso dire che ho sciuarato di noi fidoli? No, perché posso dire non mi è capitato, perché non ho formato questa famiglia adatta per i fidoli, perché gli stessi di è una famiglia stabile, una casa, tutte cose che non l'avrei potuto dare. Ma senza rendermi conto, so io che ho portato le cose a andare così. So che io che ho deciso, senza manco saperla, perché ho seguito il mio istinto, che era questo di non arrecare al mondo creature in carne e ossa, perché i miei creatori sono diversi. Ed è una cosa bellissima lo mattessi, perché una delle cose più importanti in alla terra è il fatto che siamo veramente tutti diversi e ciò che faccio gli stessi per portare davanti all'umanità, e se no, non ferma nessuno, e ciò che faccio alto. Eppure che se che faccio alto, so fare le cose per dare cose buone a questi stessi. Perché io sono convinta che se io faccio una cosa bella, che questa cosa bella salverà pure agli stessi dell'alti. E non è importante se sono stessi miei, perché gli stessi dell'alti sono fidoli miei lo mattessi. Perché sono tutti fidoli miei. Dipende dall'animo, non dallo fatto, dallo che tu hai deciso di arrecare al mondo con la tua persona. No, quando io vivo uno stesso, è figliolo mio lo mattessi. Tant'è vero che io ho sempre detto, allora, io sono una persona pacifica, ma se da me mi capitesse di dire a qualcuno, vendi male a uno stesso, mai visto, mai conosciuto, io sono buona che per difendere questa creatura ammazzo. E tanto posso veramente dire che non sono materna? No, perché tutti i vidoli, gli stessi sono i vidoli. E penso, un po' di volte, le persone si stringono un po' troppo dentro alla sua famiglia. È proprio il fatto di, hai di punire un po' di tempo, un po' di volsi, per i suoi fidoli, li impide in un certo senso di pensare agli stessi dell'altri. A me invece mi piacerebbe vedere una mentalità diversa e pensare che ogni creatura è pure nostra e che dovremmo fare di tutto per dargli protezione, per darla a mangiare, per fare in modo che non gli manchi a nulla. Questo per me vuol dire essere mamma e babbo. Poi uno si pone davanti il fatto che si facciano sempre di manco vidoli. Prima di tutto vedi che ci stiamo rendendo conto che appunto non tutti sono adatti per fare gli stedi, è un bel meglio che non se li vaccini perché basta vedere se io la sento e ci rendiamo conto che non tutti sono in grado di pisare gli stedi che hanno portato al mondo. Però
in questo momento veramente, come so le cose, come so andando le cose, cosa ci stai preparando, io mi domando se veramente è lo momento d'arricà lo mondo delle stelle. Se noi non famo qualche cosaredda per migliorarlo prima che sto mondo, credo che sia un be difficile per le stelle da poi cresci come è giusto che cresca ad ogni creatura con i diritti che ha, col diritto di sta bè.